Salve a tutti! Iniziamo oggi un nuovo progetto per la realizzazione di un carico elettronico ibrido. La spiegazione del suo funzionamento è stata già trattata nella sezione teorica del canale. Quindi oggi voglio passare alla realizzazione pratica del carico, in quanto per testare alcuni progetti che sto realizzando in questo periodo ho la necessità di dissipare un'enorme quantità di energia e quindi questa tipologia di carico elettronico risulta essere attualmente la migliore soluzione che sono riuscito a trovare. Quindi, riprendendo il concetto del suo funzionamento, abbiamo che il carico elettronico viene inserito all'uscita di un alimentatore, quindi di una sorgente di potenza, però quello che lo rende ibrido è l'inserimento fra il carico elettronico e l'alimentatore di una resistenza ad alta temperatura. E questo stratagemma fa in modo che, come avevamo visto, l'energia totale dissipata sul carico elettronico è pari solo al 25% dell'energia totale che viene dissipata dall'unione della resistenza ad alta temperatura e del carico elettronico. Ovviamente il progetto riguarderà solo la parte di realizzazione del carico elettronico, in quanto poi, a seconda del progetto o dell'applicazione che bisogna testare, bisogna andare a realizzare di volta in volta la resistenza ad alta temperatura. E quindi per questo motivo ho deciso di rendere il carico elettronico il più versatile possibile. Quindi le sue caratteristiche principali sono che può lavorare fino a una tensione massima di 400 volt e a una corrente massima di 25 ampere. Però la moltiplicazione di questi due valori non può superare una potenza di 300 watt quando il carico elettronico viene usato singolarmente, quindi senza la presenza della resistenza ad alta temperatura, oppure si potrà arrivare a una potenza di 1200 watt nel caso in cui venisse utilizzata una resistenza ad alta temperatura. Inoltre, il carico elettronico, per le ragioni teoriche viste nel precedente video, potrà lavorare solo in modalità di current mode. Per quanto riguarda il circuito elettrico, andrò ad utilizzare uno dei primi schemi che è stato realizzato sul canale. Quindi banalmente andremo ad effettuare il sensing della corrente attraverso questo shunt che è messo in serie con il MOSFET di potenza. Il segnale verrà opportunamente amplificato e poi finirà sul piedino negativo dell'amplificatore messo in modalità di integratore e quindi confrontando il segnale letto con il set point impostato si andrà a effettuare una integrazione in modo che la corrente che effettivamente scorre lungo l'attivo sia proprio pari alla corrente desiderata, quindi impostata attraverso il set point. Questo circuito però è soltanto una delle 6 sottoparti in cui è stato diviso il circuito per intero. Infatti, per realizzare un carico elettronico da 300 watt non basterà soltanto un MOSFET, in quanto andrò ad utilizzare un package TO220 che nelle migliori condizioni riesce a dissipare fino a 125 watt. Però per ragione fisica
delle alette, quindi dei dissipatori che sono riuscito a raccattare, non andranno a dissipare ciascuno più di 50 watt. Quindi per raggiungere 300 watt avrò la necessità di utilizzare 6 MOSFET in parallelo. E quindi per ciascun MOSFET andrà realizzato un circuito come questo che dovrà pilotarlo. Quindi poi sulla schedina finale ci saranno 6 circuiti in parallelo. Ovviamente la domanda che si ci può porre è perché non si può utilizzare solo un circuito per comandare tutti e 6 i MOSFET, considerando il fatto che andrò ad utilizzare per tutti e 6 lo stesso part number. E devo dire che su internet ho trovato tantissimi circuiti che utilizzano questo metodo. In realtà, se lo si andasse a realizzare in pratica, non funzionerebbe mai, perché anche se hanno lo stesso part number, per ragioni di fisica quantistica, ogni MOSFET è diverso da un altro. Quindi ognuno di questi ha una soglia di accensione che è leggermente differente. E se si andasse ad utilizzare un solo circuito per comandarli tutti e 6, nelle migliori delle ipotesi si accenderebbero solo uno o due e gli altri resterebbero spenti, mentre nel caso peggiore si innescherebbe un'oscillazione tale da andarli a distruggere uno dopo l'altro. E quindi l'unico modo per realizzare un carico elettronico con MOSFET in parallelo è andare a realizzare 6 circuiti in parallelo. Ecco qui quindi come si presenta il circuito sbrogliato sulla PCB. Sono necessarie 2 schedine per contenerlo tutto e come si può vedere abbiamo 6 parti tutte uguali, quindi chiaramente è una replica dello stesso circuito ripetuta 6 volte. Come si può vedere, ogni circuito ha il collegamento al proprio MOSFET e soprattutto ha il proprio shunt di corrente, quindi risultano in tutto e per tutto indipendenti, mentre l'unica parte comune è il set point, che quindi è comune in quanto si riferisce alla tensione che viene impostata su questo potenziometro. Quindi, ad esempio, quando viene impostato qui un determinato valore, quello che in realtà si fa è andare ad impostare il valore per ogni singolo shunt, quindi in realtà la tensione letta andrà poi moltiplicata in termini di corrente per un coefficiente pari a 6, proprio perché il circuito è fatto da 6 parti in parallelo. Ovviamente, oltre a questa schedina, ci sarà poi tutta la parte da dedicare alla meccanica del progetto, ovvero quella di costruire le tavolette che dovranno contenere i MOSFET, su cui sarà montato poi per ciascuno un dissipatore opportuno. Quindi ci sarà una parte meccanica abbastanza impegnativa che non farò vedere per motivi di noia, quindi poi nel video successivo vedremo tutto il carico elettronico realizzato e andremo ad effettuare dei test. Molto bene, per questo video quindi è tutto. Alla prossima!